Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mamma mia ragazze mie e ragazzi, quanto amore, quanto amore, quanto amore, quanto amore. Io non so come dirvi grazie, non so come dirvi grazie. Mi avete fatto piangere, commuovere. Sono 5 giorni che ho consumato i liquidi corporei. Mamma mia, ragazze mie, 150 mail di amore, 150 mail d'amore in 4 giorni e mezzo. Io non so come, che cosa dire. Solitamente sono una persona che ha tante parole di solito. Mi avete colpita, affondata, ammutolito, ammutolito. E mamma mia. Il fatto che voi adesso possediate il mio scrigno segreto, il mio primo libro, la mia tesi di laurea, Il risveglio della coscienza, non so, è come se aveste veramente un pezzo di me, un dito, cioè, ehm, era il mio sogno di diventare un olografico, ologramma. Mamma mia, ragazzi, guarda. E sono stata lì 5 giorni a meditare su tutte voi, su tutti voi. E vi saranno arrivate le mie onde di luce, le mie onde di luce, sicuro, ve l'avete scritto, c'è sicuro, ma vi arrivavano anche prima, mi avete scritto cose grandiose, ragazze. Siete la poesia, siete la bellezza, siete la bellezza, siete la bellezza. Non so che dire, mi fate commuovere ogni volta, guarda. Siete proprio la bellezza. Mm. Vorrei fare un video muto, se siete d'accordo. Vorrei fare un video muto. Io abbraccio fino all'infinito le nostre sorelle dall'altra parte del mondo. Siamo una famiglia internazionale, internazionale. Un abbraccio alle nostre sorelle che mi hanno scritto da New York, dall'Argentina, e da dove altro? Non lo so, non mi ricordo. Perché io aprivo la mail e rispondevo. Stavo lì così. Quella tesi è come vi ho detto nel video di presentazione, mentre la scrivevo, quello era il mio primo libro e segretamente custodivo questo sogno. Tant'è che durante questi 3 anni di connessione nella realtà consapevole della nostra anima, in questi 3 anni me l'avete chiesta in tanti di voi. Però io stavo sempre lì che non è il momento, non è il momento, non è il momento, perché era proprio mettere a nudo le cose, non lo so, sapete, no? Anch'io ho le mie paure. E poi mi sono detta, come vi ho detto nel video, come usare la paura, no? Il Dio Pan. Come sono eccitata e ho immaginato che ci abbracciavamo tutte e piangevamo tutte in un universo di gioia. Ed è così è stato, è incredibile, incredibile. E quindi quel sogno segreto che non ho rivelato a nessuno, solo a papà lo dissi anni fa quando ho scritto la tesi. E papà, questo un giorno sarà il mio libro, il mio primo libro. E mio padre disse, te lo auguro, Francesca. Mio padre, serafico. Tanto che si è commosso pure lui questi giorni. Guarda, è stato incredibile, è stato incredibile. Mm, Lì sopra sono contenute le mie conoscenze fino al 2019. Poi, avendo una bramosia di conoscenza, si è espansa poi, no? Quando poi sono arrivata alla conoscenza dello sciamanesimo,
ehm, che avevo già studiato in passato, una grande fautrice e portatrice del verbo dello sciamanesimo è stata Selene, della fisica quantistica è stato Fabio Marchesi, e quindi applicare quelle conoscenze di cui già ero infarinata, perché cosa facciamo noi, diciamo, autori moderni? Non facciamo altro che riprendere conoscenze antichissime, primitive, che sono quelle più vicino alle religioni animiste, no? All'anima. Ecco, e le riportiamo in auge secondo i tempi moderni. Cioè non facciamo altro che questo. E quindi lo sciamanesimo poi mi ha aperto un'ulteriore via sulla base di tutto quello che avevo studiato fino a quel momento con la naturopatia. Ehm, Perché lo sciamanesimo ti porta ad ad un'ottava superiore della conoscenza e a vedere che non esiste bene e male, ti fa raccontare una storia diversa, i miti, gli archetipi. Ho studiato tanto Jung, studiavo James Hillman prima di conoscere Selene, e, e quindi poi la mia professoressa di anatomia e psicologia degli archetipi, la dottoressa La Rocca, che saluto e abbraccio e ti bacio appassionatamente, dottoressa mia, mi ha, ehm, mi ha proprio introdotto ai miti dell'antica Grecia. E come li spiega lei, i miti dell'antica Grecia, proprio tu ti incanti, stai lì per ore, non ti accorgi che sono passate 4 ore e lei sta parlando e tu per te sono passati 10 minuti e vuoi ascoltare ancora. È come i fiori di Bach, tutte le essenze si uniscono ai miti greci. La mia professoressa è veramente un grande maestro. E quindi, ecco, la conoscenza è qualcosa di vivo, quindi si alimenta e poi ognuno dà la sua chiave di interpretazione a tale conoscenza, che sono conoscenze antichissime, antichissime. Cioè noi non diciamo niente di nuovo, le adattiamo ai tempi moderni. Come tutti i libri che vi ho suggerito, no, nel post in community di questo canale, tutti gli autori moderni che non hanno fatto altro che riprendere, come i primi che vi suggerivo, anche Salvatore Brizzi, un grande addestratore della coscienza. Lui è proprio militare, addestratore della conoscenza. Ecco, da ognuno che hanno fatto un grande lavoro, tutti questi autori, quelli che vi ho scritto, che vi ho suggerito, hanno fatto un grande lavoro di estrapolazione dell'essenziale delle grandi conoscenze. E poi ognuno di noi, in questo caso, io ve le trasmetto secondo il mio modo di percepire le cose sulla base dell'esperienza vissuta e come le metto in pratica. E ogni persona che poi ha qualcosa da dire, no, di sé, esprime a suo modo, come anche Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, di cui io sono stata una discepola tanti anni fa, della teosofia, della Blavatsky ancora prima. Anche Steiner era un teosofo prima di diventare antroposofo, è lui che ha creato l'antroposofia. Dopo 7 anni di studi della teosofia con la Blavatsky, creò una sua scuola un centro di teosofia laddove viveva lui, e poi si staccò dopo 7 anni dalla teosofia perché? Perché la sua anima aveva qualcos'altro da dire. Rispetto agli studi condotti in merito dalla teosofia è partito da lì. Poi quando tu studi e pratichi la consapevolezza empirica si aprono tutti i tuoi canali personali e lì puoi rendere unico un messaggio che è antico sin dalla notte dei tempi. Rendi unico un messaggio che è stato già tramandato, però rendi unico il tuo messaggio, come lo dici tu, e la tua frequenza che è diversa rispetto a uno stesso messaggio. E Steiner ha dato un grandissimo contributo all'umanità
alla medicina, alla chimica, all'agricoltura, alla sociologia, alla pedagogia, alla psicologia. Steiner ha dato un contributo straordinario con tutti i suoi volumi. Ehm, ecco, poi ognuno quello che risuona con sé, no? Con la propria interiorità. Ehm, Ragazzi, io sono emozionata, non so che dire. Io voglio fare un video muto, va bene? Faccio un video muto. È stato straordinario. E ripeto, in tutti i miei podcast c'è l'essenza di come io trasporto un messaggio che è antico sin dalla notte dei tempi, sulla base della mia esperienza. Pensate che io mi rendo conto ancora di non sapere veramente nulla. Questo è una cosa che volevo rivelarvi. E proprio io so di non sapere. Cioè, guarda, è stranissimo. Io più pratico, più studio, più mi rendo conto che non so nulla. È incredibile. E questo non sapere nulla mi fa sentire libera. Libera. Sono libera. Io so di non sapere nulla. E paradossalmente, tutti gli studi che ho fatto, tutti quelli che vi ho scritto nel libro, quelli che continuo a fare, praticamente quello che posso dirvi è che servono a stare tranquilla. Cioè, io, cioè, veramente ero molto agitata, no? Sin da piccola, come tutti. L'agitazione della mente, ma non solo la mente, anche la voglia di conoscere, l'eccitazione in quel senso. Gli studi mi sono serviti per essere libera di essere serena, tranquilla, in uno stato perenne di gioia che non è esaltazione, ecco, è eccitazione, ma non è esaltazione. Come quando anni fa, no, sei piccola, ti arriva una notizia felice e ti esalti. Ecco, ti esalti, è un picco, no? E poi scende subito giù. Ecco, il mio picco estatico è una gioia estatica che non è esaltazione. La mia gioia da quando mi sveglio a quando vado a letto nel servizio è una linea, un'onda continua, estatica. Non ci sono picchi, up and down, è una qualsiasi cosa accade, non ci sono picchi. O capita una cosa che la mente razionale giudicava brutta, o capita una cosa che la mente razionale giudica esaltazione, io rimango sempre in una linea estatica. E non capivo quando grandi maestri dicevano che cosa voleva dire stare al centro rispetto alle emozioni negative e positive. Cioè mi risuonava, ma non capivo che volevano dire. Ecco, lo studio, la disciplina e la perseveranza ho capito, ma non è che l'ho capito, l'avevo capito già con la mente, ma non sapevo interiorizzare quella cosa. Ecco, non la interiorizzi tu. La fede in quello che stai facendo interiorizza la consapevolezza di quest'onda. È una gioia estatica continua, qualsiasi cosa accade. Mi dicono una notizia brutta? È uguale. Mi dicono una notizia bella? È uguale. Niente può turbare questo stato di coscienza interno. E questa so che è uno stato permanente. Questo non significa che non soffro, che non provo dolore. È proprio come vi ho detto nel video Magia Pratica 4, dove penso di essere stata molto esaustiva. Non è che non provo dolore, cioè lo vedo come un'opportunità. Non è che non mi dispiace di alcune cose. Ecco, non mi dispiace più di niente. Ma questa cosa che vi sto dicendo può essere compresa con un livello di consapevolezza superiore. Vedo un disegno perfetto in ogni cosa e quindi non può dispiacermi. La mente razionale si dispiace di qualcosa perché ha i suoi parametri di giusto e sbagliato. Siccome io vedo tutto bene, cioè nel bene, c'è un disegno per ogni cosa, non combatto contro niente,
ma mi impegno verso la libertà. La resa, no? La resa attiva. Perché ho capito che tutti gli affanni nella mia vita, quelli che ci sono stati prima di raggiungere un certo tipo di consapevolezza, erano affanni dovuti al lottare contro gli eventi, contro le emozioni. Oggi io sposo gli eventi, sposo le emozioni, mi unisco ad esse. E questa consapevolezza non ci arrivi dall'oggi al domani. È stato tutto un percorso iniziatico, come vi ho raccontato nella tesi. E è stata proprio la malattia e la paura della morte che mi ha fatto iniziare la rincorsa verso la libertà. Tutte le sintomatologie, le patologie che ho avuto, come vi ho raccontato nella tesi, e la paura soprattutto poi la paura della morte dei cari, dove c'è proprio un capitolo, la paura della morte dei cari, intorno ai 19-20 anni, quando facevo il primo anno di università a Roma. Sapete che mi sono laureata in scienze politiche? Anche lì vi racconto per, per andare incontro alla volontà di mia madre e mio padre. Ecco, iniziavo a capire che c'era un mondo oltre, che la religione cattolica, quello che mi avevano insegnato, che non aveva mai risuonato con me, gli insegnamenti delle persone che mi facevano, i catechisti, non la religione in sé, perché io amavo, come vi ho raccontato nella tesi, dove c'è la parte dove vi dico, io amavo Gesù, ma non mi ritrovavo in quello che mi dicevano gli altri. E quindi quando poi mio nonno ebbe un malore, essendo stata cresciuta, come vi ho raccontato nella tesi, con mia nonna e mio nonno, perché papà lavorava fuori e tornava il weekend, mia madre faceva supplenze in tutta la provincia, la vedevo la sera prima di addormentarmi. Quindi mia nonna era molto giovane, aveva circa 44 anni quando sono nata, e mio nonno ne aveva 55 forse, erano molto molto giovani, cioè i genitori di adesso praticamente. E quindi avevo proprio trasposto l'affetto, infatti come vi ho raccontato anche sulla tesi, chiamavo mamma mia nonna. E quindi la paura che potessero morire per me era devastante, cioè mi sarei data al loro posto. E quindi quella paura mi ha spinto alla ricerca. E poi tutte le sintomatologie che ho avuto legate al quinto e al terzo chakra, le patologie, l'eutirox, la tiroide, come vi ho raccontato nella tesi c'è tutto, come sono guarita dalle disarmonie grazie all'incontro della musica, eh, a tutte le sfide, insomma, voi che state leggendo sapete di che cosa sto parlando e vi ringrazio anche perché molte di voi l'avete già finita. Ne volete un'altra, però ragazzi aspettate, cioè nel senso, cioè, scrivere un libro, comunque quello ci ho messo un anno e mezzo a scriverlo e comunque non c'eravamo ancora tutte noi, no? Quindi adesso porto il servizio al collettivo e piano piano scriveremo dell'altro. E come vi ho raccontato che vi siete commosse di tutte le esperienze australiane, ve l'ho detto, io ho scritto quello come se fosse un libro e ho cercato di adeguare, plasmare in modo poetico anche la parte più tecnica, dove c'è proprio un capitolo sull'anatomia animica, cosa sono i corpi sottili, cos'è il manas inferiore, il manas superiore, ehm, eh, pezzi di teosofia della Blavatsky. Insomma, è un corpus importante sulla parte tecnica. Ragazze mie e ragazzi, io sono completamente al vostro servizio, ma è il servizio la mia natura, il servizio è la mia natura. Ho raccontato l'altro ieri a una mia carissima persona molto vicina che spesso si perdono, come mi perdevo anche io qualche anno fa. Si perde nelle dinamiche amorose, sentimentali, no? Delegando all'esterno la responsabilità di- della propria felicità a qualcuno. Allora io ho detto,
ma non capisci che è tutto una finzione? Non lo senti che è tutta una finzione? Lui mi diceva sì, lo sento che è tutta una finzione, che è un pretesto del divino per mostrarmi la mia ombra e i miei attaccamenti relativi a quella persona, mi diceva lui. Però ci devo fare i conti e quindi è giusto che mi arrabbio con me stesso e non con lei, con l'altra persona. È giusto che provo dolore, accolgo la dea. Io gli ho detto, io ti auguro veramente di sentire l'amore del divino nella tua natura. E quando ti approccerai all'altra persona la vedrai proprio come un gioco, come fanno i bambini, meraviglioso. Un modo per condividere la tua interezza. E quando l'altra persona poi non c'è, magari per giorni, tu sei felice ugualmente perché tu sei dedito alla tua missione, che è la tua natura. Io riconosco che ci vuole passione, ragazzi mia. Ci vuole passione e fede. E ce l'abbiamo tutti. Se no non ti incarnavi, no? Se non avessi avuto la passione per la tua natura, per la tua vita e la fede nell'incarnazione umana, non ti incarnavi, quindi queste cose ce l'hai già, ci vuole soprattutto coraggio. Però cosa ti dico anche? Ci vogliono anche dei tempi di metabolizzazione di questo coraggio. Come vi ho raccontato nella tesi, erano mesi che stavo in un down emotivo e alla voglia di farla finita, dissi ok, allora adesso magari mi faccio prima un giro del mondo, poi magari torno e la faccio finita. Queste sono state le mie parole. Un trafiletto di queste parole, come sapete bene, c'è nella tesi. E allora sono andata dall'altra parte del mondo, in Australia, perché sentivo di aver perso tutto, perché quello mi aveva lasciato. Cioè, nel senso, per me avevo perso tutto. E non vedevo la bellezza, no? Però era giusto che stessi nell'inferno. È giusto che morissi a quella realtà. E quando sono andata in Australia ho trovato, mi sono resa conto, lo sapete, che ve l'ho scritto sulla tesi. Cioè, io non me... Ho detto, porca miseria, ma che sia benedetto a quello là che mi ha lasciato, ma che sia benedetto, non avrei potuto fare questa cosa grandiosa. Quando hai la percezione di aver perso tutto, solo lì puoi avere tutto. I miracoli più eclatanti li ho vissuti in Australia, quando mi ero proprio arresa al fatto di non avere più niente. E di punto in bianco ebbi questo contratto discografico che mi disse questo qua mentre suonavo per strada. Scusate un attimo, scusate per il postino, che non suona sempre due volte. Allora vi stavo dicendo che dopo, insomma, io stavo lì e questo manager dice la tua voce è come quella di Bonnie Tyler. Io sono stato il manager anche di Bonnie Tyler e voglio farti fare un concerto, voglio che lavori con me. Io ero scioccata. Vi ricordate chi è Bonnie Tyler? It's a hard day, na 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 na, it's way too late. Insomma, Bonnie Tyler lo trovate su YouTube, che era una mia grande artista tra le preferite, no? E insomma mi diede 800 dollari per fare mezz'ora di apertura di concerto. Io pensavo fosse una bufala, infatti chiesi a una ragazza che stava con me che parlava italiano, dice ma questo che stai dicendo? Perché come vi ho raccontato nella tesi, io il mio inglese faceva schifo, cioè ma era proprio l'inglese che si studia in una scuola del sud e praticamente non è inglese, è un'altra lingua. L'inglese che si studia in un paese del sud Italia è un'altra lingua, non è inglese. Quindi, e questo veramente mi diceva, dico, vabbè, insomma, e da lì partì la mia carriera artistica australiana. Vabbè, ragazze mie, è meraviglioso, ragazzi. Io sono felicissima che vi stia facendo fare dei click straordinari, dandovi delle emozioni, perché è proprio quando la scrivevo canalizzavo, ero lì nella mia stanzetta a scrivere, a scrivere, a scrivere, a scrivere, a scrivere. Quindi, ragazze mie, ragazzi, ripeto per chiunque la desiderasse,
e delle ragazze nuove e ragazzi nuovi mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com con scritto tesi, il risveglio della coscienza, oppure tesi o tesi di laurea o tesi naturopatia, come volete, così io so che è la mail per la tesi, va bene? Vi verrà mandata in PDF perché è solo formato PDF, non è formato cartaceo, come molti di voi avete fatto, ve la siete stampata in cartoleria e vi arriva subito il PDF, ok? Ragazze mie, ragazzi, allora abbiamo finito questo mese agostiano. Non è estate questa, è agosto, è un'altra cosa, è karma. Quanto caspita di karma abbiamo bruciato in questo mese di agosto. Soltanto il caldo qua al sud è stato qualcosa di invalidante, cioè ci faceva grondare da fermi, quindi è stato proprio, bruciava da solo il karma, si scioglieva da solo, le tossine animiche venivano espulse grazie al dio sole che stava lì a bruciare karma. Dici, come si brucia il karma? Non ti preoccupare, stai seduto, fermo al sud, vai o in Sicilia o in Campania o in Puglia o in Salento, vai in Salento, siediti vicino a una spiaggia e bruci karma solo, cioè bruci karma. Ma che tipo di karma brucia? Non lo so, bruci pure quelle de 3000 anni fa, non lo so, tu stai là seduto e bruciati, non ti preoccupare, che il karma si brucia da sé. Così. Noi facciamo così. Io e la mia amica diciamo, dobbiamo andare al mare oggi? Sì. Quindi, quanti etti di karma vogliamo bruciare? Non lo so, andiamo lì e vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. Vabbè. Era così. Va bene, bellissimo, bellissimo. Quindi abbiamo attraversato questo agosto, giunge infine, abbiamo dalla nostra parte anche questa meravigliosa luna calante che ci accompagna verso il rilascio finalmente, il rilascio di tanta roba che abbiamo già messo in scena e in evidenza. Quindi vediamo un po'. Allora, facciamo oggi 3 varianti. Che varianti facciamo, ragazze? Boh, aspettate, ho dei tarocchi qua davanti. Che varianti facciamo? Che varianti facciamo? Vediamo. Boh. Ah, mettiamo queste, dai. Allora, mettiamo questa. Varianti karma bis. Poi mettiamo questa. E poi, quale mettiamo, ragazze? E ragazzi, ci mettiamo questa, dai. Facciamo 3 varianti. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi che non sono ancora pratici dei tarocchi interattivi, sotto all'info box schiacciate sul titolo di questo video e trovate la timeline legata ad ogni mazzo, va bene? Quindi potete sceglierle più di uno o uno soltanto, ci saranno dei messaggi specifici per te. Poi volevo dire un'altra cosa, sto elaborando i segni zodiacali per settembre 2024. Facciamo un minuto di silenzio anche per questo. È un corpus anche lì importante, come l'abbiamo fatto anche ad agosto, dove c'è la missione dell'anima per te in questo mese. Missione dell'anima, adempimento spirituale in base ai fatti, gli eventi che sono enti, entità, spiriti che accadono, il karma e dharma relativo a quegli eventi, e questo sia a livello generale dove puntano di più l'attenzione, sia a livello amoroso, relazionale. Quindi per il lavoro su di sé, lo dico anche per le ragazze nuove che non lo sanno, nella nostra scuola iniziatica attraverso podcast e video noi facciamo l'evoluzione della magia consapevole, quindi vi invito a salvarvi l'ascendente e il segno zodiacale, va bene, per tutto. Poi vi salvate dove cade la vostra luna, la vostra Venere, per quanto riguarda l'amore, va bene? Quindi degli altri video vi guardate solamente, tipo se avete Sole in Sagittario e ascendente in Leone, va bene? Vi salvate Sole e ascendente per quanto riguarda la parte generale e quella amorosa, per avere un di più
su intuizioni. Se per esempio avete la luna in Cancro e la Venere in Capricorno, allora vi guardate Luna e Venere soltanto la parte amorosa, va bene? Ok. Questo, poi lasciatevi ispirare sempre, ragazzi, no? Io qua vi sostengo nello sviluppo della vostra maestria personale. Se vi va di vedervi tutto il segno, vedevi tutto il segno, insomma. Va bene, ok, che dobbiamo fare? Sì, quindi li pubblicheremo durante la settimana. E questo. Allora, primo mazzo, secondo mazzo, terzo mazzo. Scegliete, ragazze mie, mettete in pausa il video che io devo mangiarmi un biscottino, arrivo subito. Allora, ragazze mie e ragazzi, avete scelto? Allora, partiamo dal primo mazzo. Andiamo a vedere. Allora, vediamo parte generale e parte amorosa. Io voglio vedere soprattutto la stagione agostiana come è andata. Vediamo, voglio mettere gli Angelion. Ok, vediamo, mettiamoci gli Angelion. Voglio vedere questa settimana, dopo questo rilascio agostiano, diventerà proprio, che ne so, come l'illuminismo, come l'epoca Rinascimento, la stagione agostiana. La stagione agostiana. Vediamo un po' che cosa ci ha donato la stagione agostiana. Ma soprattutto in questa settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre, come entriamo in questo magico e meraviglioso settembre. Vediamo un po'. Questa settimana qual è la dote, la qualità, cosa ci dicono gli Angelion per le mie ragazze e i miei ragazzi del primo mazzo o anche del primo mazzo. Allora, ebbene, se non c'è l'Ignis, la forza indomita, volontà femminile, che cosa abbiamo passato la stagione agostiana a fare? Con una forza femminile indomita, e ovviamente anche se sei uomo, no? La forza femminile cos'è? È la forza della fede. Non c'è altro modo per dire che cos'è il femminile. Forza nella fede, forza nell'invisibile. Cioè, qua c'è un drago rosso. Il drago è anche il quinto chakra. E la lingua del drago è anche il quinto chakra, che è l'espressione di sé sulla realtà 3D, ma è la parola, il parlare con gli dei sull'ottava superiore. Quindi avere consapevolezza e fede totale, parlare con gli dei quando c'è qualcosa che ti suscita una sensazione strana, strana secondo la mente razionale. Il parlare con gli dei, una forza femminile incredibile, fede nell'invisibile e la volontà di perseguire i sogni dell'anima, che non hanno niente a che vedere con i sogni della mente. O a volte coincidono, dipende dal livello di coscienza spirituale di ognuna di voi, no? Questo ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 4. Quindi determinazione assoluta. Vediamo in linea generale cosa ci dicono, questa determinazione come si esprimerà nel piano della realtà 3D. Qual è il teatro karmico e dharmico in questa settimana, dal 26 agosto al 1 settembre. Dal 26 agosto al 1 settembre, dove si esprime questa volontà. Vediamo. 10 denari. 7 di coppe, su più ambiti. 7 di denari. Nella forza della fede, di attendere tutto quello che vuoi realizzare rispetto alla casa, alla stabilità e al lavoro. Avrai molte idee. E il 7 denari mi parla di un'attesa rispetto a tante idee che riguardano la tua casa, la tua famiglia, o il tuo lavoro, o il tuo benessere, la tua stabilità. Nella forza di saper attendere con fede e fiducia in ciò che ti spetta, per diritto di nascita. Così, così. Guarda, l'asso ai denari. Tutti questi denari mi parlano del radicamento della tua fede. I denari sono la terra, sono gli elementi, l'elemento terra, il radicamento in sé, la forza della fede nel credere in tale radicamento e nel malportarlo avanti. Allora, qua c'è un'opportunità che mi parla di lavoro, un nuovo inizio o un'opportunità che ti darà maggiore stabilità, però tale opportunità è su più fronti, 7 di coppe, più fronti aperti, direi. E qua col 7 denari
la fiducia di saper attendere i grossi frutti che ti spettano. Però già ti dico una cosa, in questa settimana godrai anche di qualcosa di nuovo e ti darà proprio quella sensazione di benessere. Ti vedo benessere. Vediamo cos'altro in questa settimana. 6 di coppe, riconnessione in famiglia o con persone che tu reputi persone intime. E un avanzamento d'amore. Accipicchia, accipicchia, accipicchia. Allora, vedo riconnessione in famiglia, o riconnessione con i figli. È una settimana molto bella, te lo dico già, perché ti vedo motivata verso le tue emozioni, Cavaliere di Coppe, che sia una persona esterna, ma come archetipo principale il Cavaliere di Coppe è il darti alla tua bambina o al bambino interiore, alle tue emozioni con totale resa e fiducia e determinazione. E poi qua vedo anche che c'è un invito d'amore da parte di una persona che tu conosci già. O un invito sentimentale, che può essere anche il miglior amico o la migliore amica, perché l'amore lo vediamo dopo. Quindi c'è un invito, oppure stai attendendo un invito di una persona che sta fuori, o di una persona, stai attendendo un invito e sei fiduciosa in questo invito che arriva. È possibile che o ricevi questo invito o stai attendendo questo invito, oppure un ricongiungersi, un vedersi. Mi può parlare di chiunque che ha un aspetto emozionale molto forte, questo chiunque. Sì, più cose contemporaneamente. Secondo me molti avete questo invito da parte di una persona che conoscete bene. Vediamo il lato positivo in questa settimana. Re di bastoni, c'è una persona che ti chiede di uscire o una persona che prende l'iniziativa di fare qualcosa nei tuoi confronti per vederti e per stare con te. Ripeto, mi può parlare di chiunque, amico, amica, familiare, parenti, oppure non lo so, l'amore lo vediamo dopo, ripeto, e qua ho chiesto in linea generale. Questa può essere anche la tua stessa energia, per esempio, se sei uomo o se hai più energia mascolina, no? E ti vedo piena di energie o pieno di energie nel fare diverse cose, prenderti in carico diversi aspetti e avere fede e fiducia in quello che ti deve arrivare, e sei supportato anche dalla famiglia, vedo qua, o da persone a te vicine che reputi famiglia. Vediamo un po'. Secondo me qua ti chiama una persona, però. Ti chiama una persona che conosci già. Lato negativo. 9 di bastoni. Puoi stare un po' stanca, devo dire, o stanco, perché abbiamo vissuto la stagione agostiana, che è proprio karma, caratteri cubitali. 9 di bastoni mi parla che o stai un po' sulla difensiva rispetto a questo invito e attendi prima di dire di sì, perché sei anche distratta da altre cose o impegnata in altro, oppure della stanchezza che hai accumulato in questi giorni, no? Nelle ultime settimane. Dipende ragazze mie, perché ti vedo avere a che fare con tante cose, quindi comunque il 9 di bastoni a negativo mi dice rilassati un po' di più. Beh, rilassati un po' di più, d'accordo? Ok, vediamo un po' cosa ti dice questo oracolo. Angelo che cade, narcolessia spirituale. Sì, ti vedo un po' stanca qua, un po' stanchina. Rilassati un po' di più. Perché guarda, eccesso, sazietà e abbondanza. Questa è una settimana in cui godrai pienamente dei frutti che hai seminato dentro e fuori di te. Eccesso, sazietà e abbondanza. Mettiamone un'altra di queste. Ma te l'avevo detto già qua, eh? Secondo le regole, tutto va secondo dei piani e ci vuole un po' di pazienza, secondo le regole, la pazienza, no? Cioè qua c'è l'elefantino piccolo che non sorpassa l'elefantone mamma, l'elefantino, capito? Va secondo i suoi tempi, un po' di pazienza ti viene chiede, pazienza, rilassati un po' di più laddove ti vedo impegnata o impegnato in questa settimana, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo fede la carta che ci è uscita come adempimento, no, della missione della tua anima, la fede indomita nel femminile, nella parte tua creativa, andiamo a vedere l'amore. Mettiamoci degli oracoli di riferimento, sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia nessuno. Ci mettiamo questi due primi oracoli di riferimento. Vediamo un po' l'amore in questa settimana, che va dal 26 agosto al 1 settembre. Tanto sto facendo gli oroscopi dove c'è l'amore nel modo dettagliato,
l'oroscopo. Allora vediamo, amore, in questa settimana ne mettiamo una, mettiamo due, vediamo che ci dicono. Amore incompreso, ci sono delle incomprensioni con qualcuno oppure sei tu che non ne vuoi sapere? Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Allora, qua c'è qualche incomprensione con qualcuno per molte di voi, e questa carta mi dice o che una persona ci vuole provare, dare una possibilità alla vostra relazione, oppure una persona che ci prova e tu stai un po' sulla difensiva. Lavorare sulla coppia, ragazze mie, ragazzi, significa vedere nell'altro una maschera del divino. Cosa vuol dire? Vi ricordate il video che vi ho messo la prima, 2 anni fa, sulla legge dello specchio, come applicare la legge nello specchio nelle relazioni? Comunque, se mi ricordo, lo metto qua sopra, adesso che stiamo parlando esce il cosettino, cliccateci su. Quando noi ci innamoriamo di qualcuno, ci innamoriamo della nostra ombra, quell'ombra che noi vorremmo far vivere nell'altro. E quindi quando iniziamo a vedere l'altro come un nostro specchio, cioè che ci proietta le nostre zone d'ombra, allora iniziamo veramente, quando abbiamo un problema con l'altro, abbiamo un problema con noi stessi, perché il problema dell'altro è la nostra ombra. Quindi lavorare sulla coppia significa vedere l'altro come la manifestazione del Dio che si incarna, il tuo Dio, il tuo sé superiore, sposo celeste o sposa celeste, che si incarna in quella persona affinché tu abbia il contatto con le tue emozioni. Le tue emozioni sono il subconscio e l'ombra. Allearsi alle proprie emozioni significa far lavorare l'ombra dentro di te e scoprirne i più grandi tesori, che sono la luce della consapevolezza che ne deriva. Ok. Quindi vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi in questo momento. Metterò una fila qui rispetto alla tua energia amorosa, no? Nei confronti dell'altro, la tua energia amorosa, l'energia della persona che ti interessa o della persona che può arrivare in questa settimana, e poi cosa succede alla fine nell'amore per te. Ok. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana, 26 agosto, 1 settembre. 26 agosto, 1 settembre, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore. Regina di coppe, stai aspettando qua. Stai sanando le tue ferite, stai cercando di sanare un dolore o una chiusura, 3 di spade, e non sai cosa pensare, 2 di spade. Allora qua c'è, eccolo, l'amore incompreso. Qua io ti vedo cercando di fluire alle tue emozioni, facendo i conti con le emozioni più profonde di te, con la tua ombra, il tuo subconscio, 3 di spade. 2 di spade, non saper che decisione prendere o non saper cosa pensare rispetto a una persona o non saper che decisione prendere rispetto a una persona. Perché ti vedo sanare herida, mi sta venendo in spagnolo, la tua ferita emozionale. Ti vedo in molto stretto contatto con gli dei e le dee che ti stanno venendo a trovare o che ti verranno a trovare in questa settimana. Qua abbiamo l'8 di denari, nel frattempo ti vedo impegnata nelle tue cose lavorative o nelle tue cose professionali, cercando di fluire quanto più possibile con le idee e le emozioni, che sono la stessa cosa, che ti vengono a trovare. E non sai cosa pensare di qualcuno qua, rispetto a chi arriva o a chi può esserci in questa settimana, o chi c'è già. Vediamo l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare in questa settimana per te. Per i miei ragazzi e i miei ragazzi della prima variante, l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare. 7 di spade, il sole, il 9 di bastoni. Io qua vedo una persona che probabilmente tu non ti fidi di questa persona. Vedo una persona che è stata un po', può essere evasiva, un po' evasiva, e sta un po' sulla difensiva. Allora,
se è una persona che conosci già, io vedo che questa persona può essere una persona che arriva e scompare, oppure una persona che ha detto un po' di bugie, ti hanno fatto rimanere male. È una persona che tendenzialmente vorrebbe chiarire con te il sole, perché il sole poi va a schierire le carte a fianco, no? Una persona che vorrebbe chiarire alcuni suoi comportamenti, però il 9 di bastoni ha un po' di paura a parlarti, ha un po' di paura di remore a farlo. Ecco. Se invece è una persona che hai appena conosciuto, stai conoscendo, conoscerai in questa settimana, è una persona che rifugge un po' dalla parte emozionale, che può essere un po' altalenante, ha una bella energia nei tuoi confronti con il sole, però probabilmente è una persona che ha paura ad aprirsi, ecco perché non sai cosa pensare. Vedi, vorrebbe aprirsi, asso di bastoni. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Amore per te, settimana che va da 26 agosto a 1 settembre. Re di bastoni, 7 di denari, la temperanza. Io vedo che in questa settimana parlerai con questa persona e a poco si schiariranno le idee tra di voi. Questa è una persona che ha Re di bastoni, ha una bellissima energia nei tuoi confronti. Re di bastoni, lo vedevamo anche qua con il sole che voleva fare un'azione, no? Però aveva un po' di paura a non saper come prenderti, diciamo. Il 7 denari mi parla di questa persona che farà un gesto, un'azione per seminare qualcosa, un vediamo come stai o come stai. E la temperanza mi parla di una conversazione che ci sarà, un dialogo volto a portare equilibrio, un dialogo, comunicazioni dove ci si chiarisce, ci si parla, d'accordo? È una bella energia. Questo è sia se conosci una persona nuova e tu non sai bene cosa pensare perché stai sanando un po' di ferite emozionali tue, accogliendo le idee, però qua ti farà ricredere questa persona, sia se è una persona che già conosci con la quale c'era un po' di evasività, un po' di mancanza di fiducia tua perché magari spariva o o ti raccontava qualcosa che non era vero, non sai cosa pensare. Io qua la temperanza vedo assolutamente che questa è una persona che si dà conto di questi comportamenti e ti parla per equilibrare, mi spiego, tant'è che avevamo amore incompreso e poi te l'avevo già detto, una persona che vuole lavorare e provare per approvarci, provarci. Qua abbiamo forti segni del cancro, pesci, scorpione, ariete, leone, sagittario, sì, forti segni, puoi essere tu o questa persona avere l'ascendente, la luna o Venere in questi segni. Però al di là del segno è questa l'energia, tant'è che avevamo qua forse indomita volontà femminile, sei tu che entri in contatto con gli dei, con le tue emozioni, ti lasci fluire, tant'è che la fluiditezza arriva, perché la temperanza è l'equilibrio raggiunto con le tue emozioni, cioè prendere il favore degli dei grazie al fatto che tu ti sei fatta attraversare dall'emozione, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1, far spaccare la diga della mente, il mentale, il tre di spade, sentendo tutta l'emozione e andando incontro all'apertura del tutto è possibile, no? Sì, per alcuni di voi c'è da attendere qualche giorno in più, non so se è proprio in questa settimana, perché c'è sette di denari e la temperanza sono carte un po' più lente, però ovviamente siamo a migliaia, no? Vedi qua c'è il 3 di coppe, mi parlano di un invito, di riconciliazione, di stare bene insieme. Vediamo un po', carta positiva, il lato positivo. 5 di bastoni. Avete avuto delle discussioni con qualcuno, c'è stata tensione o conflitto e ti ho detto che vengono risolte, quindi nella misura in cui c'è stata tensione o conflitto, discussioni, e con questo 7 di spade magari questa persona si è allontanata e poi voleva chiarire, vengono risolte. 5 di spade al tuo positivo mi dice proprio queste incomprensioni dovute a un litigio, un modo di pensarla diverso, a un'intromissione di altre persone, vengono risolte, si dà la possibilità alla relazione. Se è una persona nuova che stai conoscendo da poco, e stessa cosa, e avevi un po' di remore, no? Nel darti, c'è il 2 di spade qua, anche questa persona è un po' sulla difensiva, diciamo che c'è l'apertura, va bene? Vediamo un po' qual è la carta negativa. Il 2 di coppe, probabilmente qua con il 2 di coppe al blocco mi dice che c'è un inizio di comunicazione, un equilibrio, forse non è proprio l'amore in questa settimana, perché bisogna prima risolvere, prima di fare, no?
il brindisi a questo, tant'è che la condivisione amorosa è al blocco, l'amore corrisposto. Ecco perché prima ci si chiarisce e poi arriva questo 2 di coppe che è al blocco. Voglio vedere un attimo, sì, perché qua c'è il paggio di spade pure, no? Cioè c'è un po' di mancanza di fiducia, però c'è una risoluzione, mi dicono, una prima risoluzione per poi vedere poi che succede più in là. Vediamo questa temperanza. Che energia porta la temperanza? Della regina di spade. Infatti alcune di voi stanno un po' sulla difensiva e questa persona ci prova a parlarti, voi state un po' sulla difensiva cercando di avere le idee chiare, perché state attraversando un momento con gli dei, di emozioni. Peraltro qua ci sono state due persone, c'è una persona che ti parla perché vuole stare bene con te, ci sono state due persone, vuole parlare, può essere una madre, un'amica, mi metto una figura di una donna, queste 5 di bastoni mi parla anche di altre persone, no? Incomprensioni anche per altre persone, può essere una mamma, può essere un'amica, può essere una sorella, una cugina, va bene? Quindi si sistemano questioni legate a questa persona, ci si parla per intendersi. Vedi 9 di spade, iper mentale che non si sa cosa fare, ci si parla per intendersi, sì. Qual è l'energia del sole di questa persona nei tuoi confronti? Asso di bastoni, ce l'avevamo prima al fondo mazzo, vi ricordate? La voglia di avere un'opportunità con te. La voglia di avere un'opportunità con te secondo i tuoi tempi, cavaliere di denari, o secondo i tempi giusti di questa persona. Manifestare questa opportunità. Perché il 9 di bastoni? Energia del 9 di bastoni, 5 di coppe, sta un po' sulla difensiva questa persona perché è anche pentita. Se è una persona che già conosci, è una persona che vuole anche perseverare nel fare pace perché è mossa da un senso di colpa o da un pentimento. Se invece è una persona nuova che stai conoscendo da poco, è una persona che vuole un'opportunità con te, se è scappato la vedi un po' sfuggente, è una persona che sta un po' sulla difensiva perché non se l'è passata bene in amore ultimamente o prima di te e quindi ha un po' una sensazione di tristezza che però con te vedo che se la stai conoscendo da poco può nascere una base di fiducia e di amicizia molto bella che poi si vedrà come andrà, no? Ok, ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa ci dicono gli ultimi oracoli in merito. Allora, dove stanno queste? Ah, prima i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qua abbiamo anche i segni dell'acquario, gemelli, bilancia. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Tu sei mia. Così, di punto in bianco. Tu sei mia. Cos'altro ti dirà questa persona? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Accipicchia. Questa è una persona che si dà conto che sei quella persona lì, sei proprio quella persona lì. Cos'altro ti dirà questa persona? Sono pazzo di te. Sì, qua c'è una persona che veramente vuole manifestare un'opportunità, cioè sono pazzo di te, tu sei mia, ti ho cercata per vite intere. Sì, sta a te la scelta, va bene? Ok, mettiamocene due altri di questi oracoli in chiusura. Amore, tutto ciò che brilla, il pensatore, la storia infinita. Queste carte hanno a che fare col tuo pensarci su. Magari questa persona tante volte ha mascherato qualcosa, poi non te l'ha detto, poi così se la conosci già tu ci pensi su, la storia infinita. Mi parla di nuovo, ma si sarà comportato, si comporterà in modo diverso oppure no. Questo lo potete vedere, ragazze mie, con le vostre emozioni. Ricordatevi che l'altra persona è sempre una maschera, ve lo spiego in tutti i podcast sulla playlist l'arte sciamanica, va bene? Oppure se è una persona nuova, io ti vedo pensarci su, ma starò di nuovo male come sono stata in altre relazioni. Vedo questo peregrinare mentale che è proprio il tuo, tu c'hai qua molte spade, non 3 di spade e 2 di spade, rispetto a una persona che ti mette davanti alle tue ombre. Vediamo le due altre. Sinfonia incompiuta, sì.
e riparare. Vedi, qua c'è riparare. Per alcuni di voi bisogna aspettare qualche giorno in più. Sia che sia una persona nuova e quindi tu ti lasci poi andare perché fluisce alle tue emozioni, nasce una bellissima fiducia tra te e questa persona, sia qualcosa che è già successo con questa persona ripetute volte, queste discussioni, e qua c'è riparare, va bene? Magari qualche giorno bisogna aspettare perché ci sono queste carte un po' di attesa, oppure ovviamente siamo a migliaia, succede in questa settimana. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo, lo mettiamo qua e andiamo a vedere qual è la dote, il talento che abbiamo appreso, che ci approcciamo a manifestare dopo questa stagione agostiana. Vediamo la stagione agostiana, cosa ci ha dato, ma soprattutto vediamo qual è in questa settimana ciò che andiamo a sperimentare in qualità di terreno di gioco dell'evoluzione della nostra anima in termini di karma e dharma dal 26 agosto al 1 settembre. Allora, vediamo. Vediamo. Pacificazione dell'albero genealogico. Bellissimo. Pacificazione dell'albero genealogico. Questo video, scusami, stavo dicendo, questa carta, molti di voi hanno fatto già la pratica che vi ho descritto nel video Magia Pratica 4, che è la pacificazione delle immagini del tuo passato. Soltanto pacificando le immagini del tuo passato possiamo reintegrare le proiezioni che abbiamo fatto in qualità di vita, quello che abbiamo manifestato, e co-creare una realtà di successo diversa dal passato. Quindi questa carta mi dice sia questo, che vi esorta a studiare il contenuto, ragazze mie e ragazzi, di quel video Magia Pratica 4. Magia Pratica 4 lo trovate nella playlist L'arte sciamanica, perché questa è la settimana in cui avviene quando pacifichiamo gli eventi, pacifichiamo le immagini del nostro passato, allora iniziamo a creare una realtà consapevole degna della maestria che ci incarna. E quindi non più vittime dei condizionamenti del sistema, dei condizionamenti della mente razionale, ma una realtà che vede tutto non distinto e separato, ma distinto sì, ma non separato. Noi siamo una pluralità di spiriti, una coralità di spiriti. Noi siamo lo spirito del genio, dello sciamano, della sciamana, della maga, del mago, lo spirito bambino, lo spirito romantico. Siamo i nostri avi, i nostri antenati. Noi siamo sia il prodotto della nostra genia che gli artefici indiscussi del nostro destino. E quindi, per non ripetere più cicli karmici, fermare i venti del karma e accogliere tutto, è importante fare il ritiro delle proiezioni. Allora, questa è la settimana in cui ci sarà pace nella tua vita. In questa settimana e sperimenterai l'adempimento dei doni spirituali appresi grazie al lavoro di consapevolezza svolto. Bellissimo. Quindi la stagione agostiana ci ha fatto bruciare talmente tanto karma, stare lì seduti con la seggiolina, basta che sei seduto e bruci karma, che verranno pacificati degli eventi. Ci sarà anche riconciliazioni in famiglia, oppure riconciliazioni con le tue immagini, quello che hai manifestato fino a questo momento, quello che ha manifestato la tua anima, in cui tu non eri d'accordo, invece hai capito che erano volute dalla tua anima quegli eventi affinché tu ti avvicinassi sempre di più al tuo sposo, sposa celeste, che ha a che fare con il bruciare le emozioni, con lo spaccare la diga della mente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 4, e dissolvere il karma. Il karma non è altro che ignoranza del fatto che la tua mente razionale agisce sulla base del non sentirsi amata o amato, profondamente amato. Ok, ma questo ve l'ho spiegato in tutti i podcast. Soprattutto gli ultimi, l'arte sciamanica. Vediamo in linea generale dove ci puntano l'attenzione, cosa prevede il terreno di gioco della tua anima in questa settimana in qualità di karma e di dharma. Cosa accade dal 26 agosto al 1 settembre?
dal 26 agosto al 1 settembre, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Tre di bastoni, apertura di cammino, la forza, recupero delle forze e delle energie. 4 di denari mi parla, qua io ti vedo recuperare le tue forze e le tue energie dentro te stessa o te stesso. Questa è la settimana in cui si aprono, ci si mette alle spalle, qua c'è una donna di spalle, ci si mette alle spalle una sensazione legata alla mente razionale. Si guarda al futuro, guarderai al futuro con forza e coraggio, con la capacità di proseguire, di fare dei passi verso il futuro che hanno a che fare con il coraggio. Cos'è il coraggio? Come vi ho spiegato in un altro video, che è quello, non mi ricordo mo quale, sempre nell'arte sciamanica, il coraggio, penso che fosse Magia Pratica 4 sempre, il coraggio è la sola virtù che serve all'uomo moderno per sentire la fede che lo incarna. E quindi con molta fede tu aprirai nuovi confini, nuovi orizzonti. Ti sento più vivace in questa settimana. Il 4 di denari mi parla della tua stabilità. Ti sentirai molto stabile in te stesso e in te stesso, aprendo nuovi confini con fiducia verso il futuro, un futuro che contempla gli aspetti del divino e non contempla più gli aspetti della mente razionale che limita la tua espressione. Ok, vediamo un po'. Cos'altro? Il 2 di bastoni, guardate quante carte di fuoco di apertura di cammino. Devi prendere delle decisioni probabilmente, stai pensando che decisioni prendere nel tuo futuro su più ambiti. Un'altra? E ci vai con prudenza, con attenzione, sono carte molto introspettive queste. L'eremita mi parla di una carta che il saggio, il maestro, l'eremita, procede con prudenza verso le decisioni giuste da prendere. È una settimana dove ti vedo, dove tutte le tue azioni saranno volte a questo coraggio di apertura nella fede, nella tua stabilità personale, nel coraggio di sentirti radicata o radicato in te stesso o in te stessa. Il 2 di bastoni mi parla delle decisioni che devi prendere, stai riflettendo rispetto al tuo futuro. Che decisioni devo prendere? Devo trovare il coraggio di fare delle cose. E come lo trovo? L'eremita ci insegna con la pazienza. Guardo al mio passato e guardo a tutte quelle immagini del mio passato, perché l'eremita guarda al passato e la forza qua guarda al futuro, ok? L'eremita guarda al passato e penso, rispetto al mio passato, siccome abbiamo pacificazione dell'albero genealogico, quindi relativa alla genia, ai tuoi avi, ai tuoi antenati, alla mamma, al papà, allora che decisione devo prendere rispetto al mio passato? Prendo la decisione di, con coraggio, di includere gli eventi che mi sono successi come evolutivi per la mia anima. Li ringrazio e li benedico. Questo mi permette di radicarmi, il 4 di denari, di più in me stessa e in me stesso, e di scoprire. Qua c'è una bambina che trova dei tesori, alla chiave che è il coraggio, alla chiave di aprire un forziere, che è la chiave di guardare in se stessa, di trovare questo coraggio e trovare il tesoro per affrontare qualsiasi cosa le stia passando per la mente rispetto al suo futuro. È una stesa ad ampio raggio, è una stesa ad ampio raggio su tutti i fronti. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. Il diavolo, l'ambizione, energia positiva per te in questa settimana è l'ambizione di essere un po' più egoista, cioè nel senso più bello del termine, cioè un po' più, dico egoista per intenderci, ma amore per te stessa, trovare il tempo per te stessa per fare le cose che ti piacciono di più, il trovare il coraggio di fare delle cose che ti fanno sentire radicata, ti fanno sentire bene, dire magari di no a tante situazioni in questa settimana e di passare del tempo con te stessa, con quella solitudine che per il maestro, come ci insegna l'eremita, è beatitudine. E quindi il coraggio anche di andare incontro alle tue ambizioni, 3 di bastoni, apertura di cammino su più fronti, ma soprattutto essere un po' più amore per te stessa. Se devi dire no, hai il coraggio di dire no, di tenerti un po' sulle tue, mi spiego, a diversi ambiti. Cos'altro al positivo in questa settimana? Qua c'è un'opportunità
Asso di denari mi parla di un'opportunità in questa settimana, che mi parla di lavoro o di un'opportunità che compete la tua ambizione. Quello che per te è importante, c'è un'opportunità in tal senso. Qua ti verrà offerto per alcuni di voi un'opportunità che vaglierete con la vostra saggezza, anche sul lavoro. Sì. Vediamo un po' energia negativa per te in questa settimana. Paggio di coppe. Paggio di coppe mi parla di una persona, però è al blocco. Forse vi contatta una persona, però voi ci andate con prudenza, perché vedete magari un po' più di immaturità in questa persona. Ci andate con prudenza, ma soprattutto vedrete nell'altro, avete il coraggio di vedere nell'altro una vostra ombra, una vostra peculiarità. Qua vi contatta qualcuno e voi ci andate con prudenza, non vi aprite subito. Anche una persona che vuole un incontro con te o qualcosa, può essere un figlio, una figlia, un amico, un partner, una persona di interesse, una persona sconosciuta. L'amore lo analizziamo nell'altra stesa, Vediamo ancora perché il paggio di coppe è al blocco, l'appeso. Forse qualcuno che non vi si faceva sentire da un po', mi può parlare di chiunque, ripeto, ti contatta, però tu ci vai cauta, oppure stai aspettando la comunicazione di qualcuno che non arriva, intanto hai il coraggio di guardarti dentro te stessa per capire che e di essere un po' più egoista rispetto alle situazioni, a non sottometterti al volere dell'ego che ti fa attendere delle cose, peregrinando in una situazione mentale un po' deficitaria, insomma. Poi vedrete un po' durante la settimana, insomma, ok? Vediamo un po' che cosa ci dicono gli altri oracoli in questa settimana. Wow, il benefattore, grazia e generosità. C'è qualcosa che succede in questa settimana che ti farà proprio felice. Credo abbia a che fare con questa opportunità che ti arriva di natura lavorativa, un'opportunità a cui tu stavi ambendo. Qualcosa che ti farà molto felice. Sì. Cos'altro? Sì, la bussola perduta ritorna all'integrità. La ruota gira dalla tua parte in questa settimana. Il destino gira dalla tua parte, gli dei girano dalla tua parte perché hai pacificato o pacificherai le immagini del tuo passato. Bellissima, ragazze mie. Ok, e ragazzi, e adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo fede a questa carta che ci è uscita, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, una connessione, sia che non ci sia nessuno. E iniziamo con le carte oracolari sull'amore. Allora, vediamo un po'. Settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre. Una, poi ci mettiamo quest'altra. Allora, vediamo a livello oracolare cosa ci raccontano. Amore negato. Qua c'è qualcuno che si è negato l'amore. O tu hai negato un amore o c'era una distanza tra te e una persona. Si è conclusa una situazione perché qualcuno ha negato questo amore o un amore. Vediamo un po' di nostalgia, un po' di sensazione di dolce tristezza, dolce malinconia che tu probabilmente avrai già accolto in qualità di dei, di emozioni di dei, o qualcuno che ti sta pensando molto e si è negato l'amore con te. Vediamo poi con le carte. Cos'altro? Lascia andare il bisogno di controllo. Permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Qua abbiamo una sensazione, come lo vedevamo anche nelle carte di prima, è una settimana di grande rilascio emozionale, di comprensione profonda di molti aspetti del divino. E a livello sentimentale o relazionale,
qua, questa è la settimana in cui ti esortano a lasciare andare la mente razionale, che vuole il controllo, no? Governare, prevedere e misurabile. I parametri della mente razionale sono di governabilità, misurabilità e prevedibilità, ma le emozioni, il cuore, l'amore non si possono controllare. Non puoi controllare, non puoi gestire un'emozione o cosa accadrà, nel senso puoi affidarti agli dei perché ci sono delle prove importanti da integrare. Qua ti dicono permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Cosa vuol dire? Dai te stessa a sensazioni anche che la tua mente razionale può giudicare deficitarie, dolce tristezza, dolce malinconia, la dea penuria, penia. Mi dicono perché facendo questo tu vai a pacificare quelle emozioni, a pacificare gli eventi dandoti alle emozioni. Qualsiasi cosa esca con i tarocchi, questo è il benchmark, diciamo, il punto principale per te. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Metterò la prima fila dell'amore tuo, cioè nel senso come ti approcci all'amore o a chi può arrivare in questa settimana, come stai tu. Poi qua metterò la persona di interesse che hai oppure la persona che può arrivare e al centro cosa succederà alla fine in amore per te in questa settimana dal 26 agosto al 1 settembre. Allora, vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi a livello relazionale amoroso in questa settimana? Infatti abbiamo il 5 di coppe, 2 di denari, cavaliere di spade, la luna. Allora, qua stiamo elaborando un abbandono. Stiamo elaborando un abbandono, non sappiamo cosa fare, o stiamo elaborando la dea della mancanza, la dea dell'abbandono, la dea della penia, la penuria. Non sappiamo cosa pensare, cosa fare, siamo in dubbio, o abbiamo avuto una discussione con qualcuno e abbiamo dato all'emozione, alla dea dell'abbandono la possibilità di venirci a trovare. Perché il cavaliere di spade? 6 di bastoni. Alcune di voi si sono messe alle spalle una sensazione di abbandono o si metteranno alle spalle in questa settimana una sensazione di dualità rispetto a una persona, di non comprendere qualcuno o non aver... Diciamo che col 6 di bastoni vi mettete alle spalle una sensazione di una persona che vi ha o lasciato o fatto sentire amareggiati o in dubbio o questa ambivalenza. Se di bastoni mi pare di mettersi alle spalle questo e riprendersi in mano il controllo della propria vita. Vedi il sole. Vediamo un po' la persona che arriva da te in questa settimana o la persona di tuo interesse. Mettersi alle spalle anche delle difficoltà di natura verbale, di aver discusso con qualcuno. Vediamo comunque l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare per te in questa settimana, dal 26 agosto al 1 settembre. L'eremita. 6 di spade, 3 di denari. Qua abbiamo l'energia di una persona molto rivolta al passato che ha riflettuto tanto su quello che è accaduto tra voi due se vi conoscete già. È una persona che avanza o che viaggia, 6 di spade, nei tuoi confronti, 3 di denari, nell'avere la voglia di cooperare insieme a te, di fare dei piani insieme, di venirsi incontro. Questa può essere o la stessa persona con la quale c'è stato un disguido, una sensazione di penuria che ti ha dato dei dubbi, può essere la stessa persona che, mossa da questa riflessione, oppure può essere completamente una persona nuova che arriva nei tuoi confronti, è una persona che ci va molto cauta, però allo stesso tempo una persona che vuole fare dei piani insieme a te. Asso di bastoni, vedi? Una persona che vuole un'opportunità, fare dei piani, organizzarsi. Fino adesso abbiamo il segno della Vergine molto forte e siamo proprio nel mese della Vergine, dal 22 agosto al 23, è entrata nella Vergine,
e quindi è proprio adesso che accade questa cosa per te. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana dal 26 agosto al 1 settembre. 4 di spade, cavaliere di bastoni, sì, 4 di bastoni. Vedo un incontro all'improvviso con una persona che ti ha pensato tanto e con la quale c'era silenzio. Per molti di voi è questo. Una persona che ha riflettuto molto su quello che è accaduto in passato, che ti ha dato del dolore, con la quale c'era silenzio, la cosa resta in by. Io vedo qua che c'è all'improvviso questa persona che ti chiama, arriva, tu sei un po' in dubbio, però io qua vedo che c'è un incontro con il 4 di bastoni, mettersi d'accordo per un incontro e mettersi alle spalle le difficoltà. Quindi qualcuno che ha negato l'amore all'altro, c'è una pacificazione, ricordiamo. E per le ragazze singolo io vedo che assolutamente qua c'è una persona all'improvviso e vedo un incontro, il 4 di bastoni è proprio l'incontro. Tu puoi stare un po' sulla difensiva ma alla fine ti lasci andare. Sì. Vediamo che energia porta il 4 di bastoni. Il sole, vedi? Per le ragazze single nasce una bellissima amicizia, di base di fiducia, con del potenziale. Ha una bellissima energia nei tuoi confronti questa persona. Invece per le ragazze e i ragazzi che hanno già questa situazione con la quale c'è silenzio, la situazione resta in by, insomma, e vedo una bellissima energia del sole che mi parla di notizie felici, di allegria, di solarità. Diciamo da un periodo buio arriva il sole, mi spiego? Un incontro che porta solarità, un incontro bello. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. 8 di bastoni, che ti ho detto? Comunicazioni, comunicazioni, comunicazioni. E vediamo energia negativa per te in questa settimana, la stella. Probabilmente alcuni di voi hanno perso un po' la speranza, un po' la fede in questa persona qui, oppure nell'amore. Diciamo che perché eravate un po' amareggiate o amareggiati, diciamo che io qua vedo un incontro che porta buone notizie e una bella allegria. Mi spiego? Questo è il senso. Vediamo ancora sull'8 di bastoni. Energia positiva per te. Assolutamente qua c'è la torre. Molti di voi non se l'aspettano questa cosa. Oppure molti di voi non si aspettano anche il fatto che questa persona viene a risolvere dopo una crisi. Quindi se la persona nuova, per esempio, non te l'aspetti, comunicazione da una persona che non ti aspetti, stai un po' così, ma alla fine, boom, vai a questo incontro, c'è questo incontro. E invece se è una persona che già conosci viene a risolvere una frattura, che la vedevamo anche qui. Tu hai perso un po' la fede qua, perché la stella mi parla di fede, della speranza, e sta al blocco. Però vedo che qua la speranza ti ritorna, cioè ti vedo allegra o allegro, mi spiego? Qua avevo i segni dell'Acquario, i segni della Vergine, Ariete, Leone, Sagittario, che può essere Luna, Ascendente oppure Venere, ma al di là del segno è proprio questa l'energia. Te l'ho detto che arriva adesso, questa è la tappa della Vergine. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Sono sempre accanto a te. Questa è una persona che è stata sempre accanto a te o una persona che vuole stare accanto a te, tant'è che al Tre di Denari fare dei piani insieme. Cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi se è una persona che già conosci, con l'eremita ha fatto una riflessione al passato, che non si è mai sentito degno, una riflessione introspettiva che l'ha portato alla maturità e alla saggezza dell'eremita. E quindi qua chiede perdono. Invece se è una persona nuova è una persona che è scappata dalle sue relazioni e adesso invece si apre a questa fiducia. Un'altra. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci.
Questa è la persona che avrà molta fiducia nel vostro rapporto, non gli importa il tempo, non gli importa il qui ed ora, non gli importa il tempo, quanto ci vuole, gli importa vivere qui ed ora. Tu sali e non pensarci, della serie viviamo, non pensiamo, quanto manca la realizzazione di progetti, di cose più grandi, no. Tu sali, cioè vivi e non pensarci, d'accordo? Wow, andiamo a vedere adesso cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Caos e contrasto, vedi? Ce lo insegnavano prima le altre carte. Una nuova vita, vedi, ci sarà proprio una nuova vita per te in questa settimana, secondo le regole. Una nuova vita, una riappacificazione, secondo le regole di qualcosa di nuovo che non rispecchia la situazione del passato che hanno dato la conflittualità, il contrasto, il conflitto, ma qualcosa di nuovo secondo le regole del nuovo. E poi questo, secondo le regole, è un po' come quanto manca la vetta tu sali a non pensarci, no? Nel senso, approcciamoci, viviamo qui ed ora in questa nuova vita, secondo le regole dell'universo, viviamo qui ed ora, lasciamo andare il bisogno di controllo, come ci insegnava questa carta, mi spiego, e viviamo ciò che è. Questo ci permette di vivere qui ed ora e quindi pacificare anche gli eventi del nostro passato in cui abbiamo agito secondo una modalità razionale, di velocità, mi spiego? Bellissima, anche commovente questa stesa, bellissima. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante o anche la terza variante di tarocchi. Andiamo a vedere questa settimana, reduci dalla stagione agostiana di bruciare karma da soli, cioè nel senso basta che stai seduto lì così vicino al calore che ha profuso questa stagione agostiana al sud e ti si è sciolto il karma, cioè resistenza. Vabbè, quindi andiamo a vedere quali sono gli adempimenti in questa settimana dal 26 agosto al 1 settembre. Prendiamo le carte degli Angelion, vediamo, grazie a tutto quello che abbiamo bruciato, che abbiamo elaborato, cosa ci aspetta rispetto al teatro, allo scenario di vita della nostra anima, cosa mette in scena e come adempiere al meglio in tutti i settori della nostra vita e come adempiere al meglio agli eventi che sono enti, entità, spiriti che ci vengono a trovare affinché possiamo andare incontro alla nostra vera natura e autenticità e manifestare il nostro successo in questa incarnazione. Allora, dal 26 agosto al 1 settembre, carta guida dei Sefirion, vediamo. La via, il focus, centrati, volontà, è un'esortazione che ti fanno. Comunque devo dire, tutte e tre le varianti sono molto forti, qualcosa, avete proprio il sostegno degli dei, ragazze mie e ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario, cioè io sento una consapevolezza mai vissuta in queste stese che abbiamo fino alla terza. Ti fanno un'esortazione, il potere della volontà, la via, il focus. Io sono la via, diceva la grande rockstar di tutti i tempi, il nostro maestro Gesù. E questa carta richiederebbe un podcast, mi stanno venendo tante idee nella mente. Allora, questa carta ha a che fare con il fatto che hai centrato l'obiettivo, va bene? L'obiettivo, hai capito delle cose importanti. Adesso devi perseguire in quelle cose, va bene? Persegui in quelle cose. Che cos'è che non ci fa perseguire in quelle cose che abbiamo capito? La ratio. Eccola, eccola. La ratio. Cioè, abbiamo capito che dobbiamo seguire la strada della fede incrollabile negli eventi e quindi centrati nella volontà di seguire, di seguitare nella fede incrollabile negli eventi. Quella è la via.
perché seguitando in tale via tu hai il focus, determinazione totale, va bene? E si aprirebbe a tante altre cose che vi devo dire questa carta, però il corpus principale è tutto nei miei podcast, nella playlist L'arte sciamanica, va bene? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito per andare a mettere il carico da 90 sull'adempimento. Allora, in linea generale, cosa prevede lo scenario della nostra anima in questa settimana dal 26 agosto al 1 settembre? E molto a che fare, ha molto a che fare col terzo chakra questa carta, il potere della volontà, dell'io sono, di cui vi ho parlato tantissimo nel mio libro Il risveglio della coscienza, la tesi di laurea, delle disarmonie legate al terzo chakra, no? Quindi ha uno spessore importante questa carta. Vediamo cosa ci accade in questa settimana. 26 agosto, 1 settembre. Qual è lo scenario che mette appunto in scena il teatro? Vediamo. 6 di spade, 8 di denari. Quelli di voi fanno un trasferimento lavorativo. Allora, qua ci sono comunicazioni per un trasferimento lavorativo, un cambio di ruolo, un cambio di posizione. O vi posizionate da un'altra parte. Centrati, volontà. Ti vedo impegnata o impegnato sul lavoro e l'energia che fluisce in tal senso. Vedo allontanarvi dalle difficoltà mentali, dai dubbi mentali, ti vedo centrata o centrato nel fare quello che devi fare. Va bene? Nel non pensarci tanto, ma agire soprattutto distinto, che è la saggezza ancestrale contenuta nel tuo corpo in qualità di anima che incarna il tuo corpo. Ti vedo concentrata sul tuo lavoro, comunicazioni che arrivano inerenti o un cambio di posizione o un cambio di ruolo, oppure comunicazioni che arrivano sul tuo lavoro per un passaggio di stato, per un passaggio. Vediamo un po'. Due altre. L'eremita. Forse lo stavi aspettando da un po'. 3 di denari. Sul piano lavorativo, ragazzi miei, stavi aspettando da un po' o un trasferimento o un passaggio di stato sul piano lavorativo, oppure un passaggio di ruolo. Vedo comunicazioni di cooperazione per questo. E quindi vedo, qua mi puntano l'attenzione sul lavoro, ti dicono centrati, volontà, il focus, va bene? Vediamo un po', carta positiva per te in questa settimana. 5 di bastoni, se c'erano dei contrasti sul piano lavorativo o conflittuali o tuoi conflitti interni inerenti a che faccio, che non faccio su questa proposta, queste notizie che mi arrivano o ci possono essere in questa settimana, oppure difficoltà con colleghi, te le metti alle spalle e ti vedo impegnata in cooperazione con colleghi o in cooperazione sul lavoro. Non ci saranno contrasti, non ci saranno divergenze di vedute che possono inficiare il lavoro o il seguito di questo lavoro, ma ci saranno soluzioni, va bene? Vediamo, carta negativa per te in questa settimana, l'asso di bastoni. Alcuni di voi è come se... fammi vedere, aspetta, perché l'asso di bastoni, carta negativa, 3 di bastoni. Alcuni di voi hanno un po' di remore a fare un trasferimento, un trasloco o qualcosa. Oppure avete difficoltà a vedere che c'è una vera opportunità di successo in questo, oppure in questo è riferito a un cambio di posizione a livello lavorativo, oppure avete un po' di timore a dare il passo, avete un po' di dubbi, vedi 2 denari, a fare un cambio sul piano lavorativo, il profilo lavorativo. Carta positiva sul 5 di bastoni, carta positiva per te in questa settimana. 9 di bastoni, vedo preoccupazioni per fare un cambio o sul lavoro. Vengono eliminate queste preoccupazioni nonostante un po' di tue remore. O preoccupazioni per un litigio, preoccupazioni, un sovranalizzare le cose su come si metteranno gli eventi con le persone. Non ti preoccupare, ti dice la stessa, centrati, volontà.
va bene? Hai capito delle cose? Mettile in pratica. E così farai esperienza a livello sensoriale e di comprensione profonda e non solo intellettuale degli strumenti, la legge spirituale appresa. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dice quest'altro oracolo. Oppure che ci vuole del tempo a vedere i risultati. Non ti preoccupare, centrati e vai dritta. O dritto. Cosa ti dice l'oracolo? L'albero del pianto, riconciliazioni, sì, te l'ho detto qua, ci sono riconciliazioni sul piano lavorativo o laddove ti vede impegnata in un progetto, c'è il rilascio dell'energia, riconciliazioni, riappacificazioni, laddove eri preoccupata, l'energia della preoccupazione viene meno dando l'apertura all'energia invece della risoluzione. Le danzatrici celesti, la resa, arrenditi. Arrendi la parte mentale e vai dritta con il cuore. Arrenditi. C'è la resa anche di persone che ti chiedono scusa, secondo me, oppure che ci si viene incontro. Arrenditi, cioè la resa verso gli eventi, perché ogni evento è ente, entità, spirito che arriva per portarti dove devi andare. Veramente. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo fede a questa carta che è uscita, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia una connessione, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli, questi due primariamente, e poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, amore, settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre. Cosa ci dite per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante? Vediamo. Amore dubbioso. Hai dei dubbi rispetto a una situazione amorosa. Ti vedo con dei dubbi. Ricordiamo che il dubbio in questo caso è mentale. Hai dei dubbi, la mente razionale ti fa avere dei dubbi o sull'amore in genere o su una persona. Vediamo un po'. Su un'anima gemella, molto probabilmente. Hai dei dubbi su una persona che è una tua anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Hai dei dubbi. Qua ti hanno risposto. Chiuderei il video qui. Scherzo. Questa è una persona con la quale c'è una grandissima connessione. O può arrivare in questa settimana e tu hai dei dubbi, oppure la conosci già, c'è già. Però sei tu che hai dei dubbi. Cos'è l'anima gemella? Guardatevi il mio podcast Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. È una persona con la quale tu fai un percorso di vita importante, che sostiene la tua causa, o può essere anche una persona con la quale solitamente l'anima gemella è una persona che è affine alla tua causa, alla tua natura, apprezza il tuo essere, la tua natura, a seconda dei livelli di coscienza spirituale di ognuna di voi, no? Ovviamente ve ne accorgete o meno. Sentitevi quel podcast e vi parlo chiaro. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Allora, metterò la prima fila è la tua energia nei confronti dell'amore o dell'altro. Qua la persona che può arrivare, quest'anima gemella, o già la conosci. E poi al centro cosa succede alla fine? L'amore per te. Energia che va dal 26 agosto al 1 settembre. Energia dal 26 agosto al 1 settembre. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante in amore? Dieci di bastoni, ti vedo un po' stanca qua. Vediamo. 4 di stanca e insoddisfatta ti vedo. E stai aspettando. 7 di denari. Qua c'è un'insoddisfazione emozionale da parte tua.
Qua è una situazione o non avanza o è giunta al limite. Ti vedo un po' depauperata di energie o depauperato di energie, cioè non avere voglia o insoddisfatta. E il 7 di denari mi parla di un'attesa tua, o stai attendendo qualcuno o una persona che già conosci o un amore nuovo, perché tutto ciò che hai non ti soddisfa. 4 di spade, c'è un fermo, vedi? Vediamo un po' l'energia della persona che arriva in questa settimana o che può arrivare, o l'energia della tua persona di interesse, qual è nei tuoi confronti. 10 di spade, 3 di denari, il diavolo. Vedo una persona molto ambiziosa sul profilo lavorativo. Cavallo di spade. Vedo una persona molto ambiziosa sul profilo lavorativo, una persona che non se l'è passata bene in amore a livello sentimentale, può essere nuova o questo non esserselo passato bene è con te. 10 di spade, 10 di bastoni. Vedo una persona molto impegnata sul profilo lavorativo o in ciò che per questa persona è importante. Vediamo che energia ha il diavolo. 9 di bastoni. Vedo una persona che è molto concentrata su ciò che per questa persona è importante, può avere a che fare con il lavoro. 3 di denari. Ecco perché sei insoddisfatto, la situazione è pesante. Oppure puoi conoscere una persona, hai dei dubbi, la puoi star conoscendo in questa settimana o l'hai già conosciuta da poco, hai dei dubbi se è la tua anima gemella o meno, perché è una persona che ti rispecchia e ti riflette una certa tua zona d'ombra inerente a un certo egoismo. E cosa succede quando tu hai a che fare con una persona che è molto egoista? Cosa ti sta proiettando all'interno? Ti sta proiettando la necessità di prenderti cura di te, di essere più egoista nel senso puro del termine, cioè di avere amore per te stessa. Focalizzati su ciò che ti interessa davvero, perché questa persona ti rimanda uno specchio. Vediamo un po' che energia ha nei tuoi confronti invece il diavolo. 6 di spade, ci può essere un allontanamento o una persona che vuole andare più cauta se è una persona nuova. Ci può essere un allontanamento tra te e questa persona o una persona che vuole andare più cauta. Di nuovo, che energia ha il diavolo nei tuoi confronti? C'è l'asso di coppe. Vuole un'opportunità d'amore con te questa persona, seppur tu non la percepisci tale. Può essere, ripeto, una persona nuova o una persona che già conosci, che ti rispecchia questa cosa che ti ho detto e tu stai aspettando o aspetterai per vedere, perché questa persona ti può proiettare in questa settimana. Ecco perché tu hai dei dubbi, queste circostanze di cui ti ho parlato. Vediamo un po' cosa succede alla fine in questa settimana per te, dal 26 agosto al 1 settembre. Il mago, 5 di spade, asso di spade, comunicazioni che arrivano per chiarire le situazioni di tensione che ci sono o di rancore. Vedo che comunicazione, inizio. Quindi cosa succede alla fine per te in amore? Se avevi dei dubbi vengono schiariti, perché qua c'è il mago che è proprio l'inizio, la manifestazione è di parlare per schiarire situazioni di tensione o di no contact. Oppure se è una persona che stai conoscendo adesso avrai chiaro il fatto che questa persona vuole un inizio con te. Abbiamo due assi, asso di spade, asso di coppe. E quindi io qua vedo un inizio assolutamente. Se abbiamo vissuto situazioni emozionalmente pesanti, queste sono state funzionali e propedeutiche affinché tu da vittima passassi a mago, come vi insegno sempre, no? E manifestassi fuori, manifestare mago, la chiarezza che ti serve per vedere che i tuoi talenti e doni spirituali si sono sedimentati in te, manifestando una realtà di successo rispetto al passato. Quindi qua abbiamo comunicazioni che riguardano situazioni di tensione, si schiariscono. Se qua non c'era comunicazione o poca comunicazione, situazioni di insoddisfazione per te, di mancanza di cooperazione, insomma quello che vi ho descritto, ricevete comunicazioni. Asso di spade, vedi, il giudizio mi parla di comunicazioni. Vediamo energia positiva per te. Anzi, prima di cosa parla l'energia dell'asso di spade?
del 5 di bastoni, vengono chiarite le disarmonie tra di voi o contrasti dovuti ad altre persone o situazioni di persone che si sono messe in mezzo, oppure litigi che ci sono stati tra di voi o situazioni di incomprensione, vengono chiarite per un inizio. Oppure se sei una persona nuova, io vedo che qua c'è la necessità di intendersi rispetto a situazioni laddove non ci si è intesi. Ok. Vedere di denari, questa è una persona che ha delle responsabilità lavorative. Vediamo, o che dà priorità a quello. Vediamo l'energia positiva per te in questa settimana. La ruota, il destino gira dalla tua parte in modo inaspettato. Tu stavi aspettando che quasi non ci credevi. La ruota gira dalla tua parte, il destino è della tua parte. Guarda la stella, sanazione, desiderio compiuto, assolutamente. Carta negativa, 5 di coppe. È pur vero che qualcuno di voi fa un po' fatica a mettersi, io credo che sia tu da questa parte, a mettersi alle spalle un po' l'abbandono e la tristezza, ecco perché c'è tensione, però qua vedo che vi aprite. Diciamo, se è una persona nuova invece, il destino gira dalla tua parte facendoti incontrare questa persona assolutamente. Sei un po' demotivata o demotivato, fai un po' fatica a lasciare andare situazioni di tristezza emozionale, però vedo che lo farai, mi spiego? Vedo che lo farai assolutamente. Ok, vediamo ragazzi, qua abbiamo i segni del Gemelli e del Capricorno, molto forti. Ma al di là del segno, questa è l'energia, se hai scelto anche questa variante. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con quest'asso di spade. Lo facciamo con i miei oracoli Lulei che non lasciano spazio al dubbio, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Sei la mia primavera. La primavera ha a che fare con un nuovo inizio, come ci racconta anche il mago. Voglio far sbocciare qualcosa di nuovo tra di noi. Ok. Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. E qua c'è la voglia di fiducia di fare un cambio insieme. E la voglia di affidarsi per fare un cambio insieme. Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa è una persona che vuole manifestare un'opportunità con te perché è consapevole che ci sono delle persone che ti girano intorno ed è anche geloso, ha paura anche di fare un errore nei tuoi confronti e quindi vuole, cioè, gestirsi bene la cosa, insomma, ok? O te l'ha confessato o non te la confessa questa cosa, perché questa è una persona più orgogliosa, te l'ho detto anche prima, però è questa l'energia di questa persona. Ok, vediamo un po' cosa ti dicono gli ultimi oracoli adesso. Amore, conoscenza profonda, è tempo di fare un sonnellino. Tu ricevi e basta in questa settimana. Qua queste due carte di introspezione mi parlano di te, no? Che stavi un po' più, come ti ho spiegato prima, un po' demotivato, semplicemente una situazione di noia. Mi dicono che tu ricevi comunicazioni a soli spade, un giro inaspettato del destino che non ti aspetti assolutamente. Sì, qua ricevi chiamate, telefonate, una persona che si mette a nudo nei tuoi confronti. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!